Ciao a tutti, con il video di oggi termino di raccontarvi tutta la famiglia Air 4 di Soundpeats. Nel corso degli ultimi mesi infatti abbiamo visto le Air 4 normali, le Air 4 Pro e mancavano all'appello le Air 4 Lite che vedremo insieme oggi. Riprendono le linee delle Air 4 in versione liscia, sono infatti delle semi-in-ear a bastoncino che però, contrariamente a quanto si possa pensare leggendone il nome, non sono affatto light, essendo certificate anche in questo caso Hi-Res Audio Wireless. Soundpeats, che ringrazio, mi ha mandato la colorazione nera e prima di analizzare i dettagli vediamo che cosa c'è in confezione. Dunque in confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno che vedremo nel dettaglio a breve, il manuale di istruzioni in 7 lingue, italiano compreso, un foglietto illustrativo che invita a scaricare l'applicazione e infine il cavo di ricarica USB-A USB-C di circa 15 cm. Un appunto voglio farlo sul foglietto illustrativo che vi chiede di scaricare l'app dagli store cercandola con il nome Soundpeats. Ecco, non fatelo perché questa è la vecchia versione dell'applicazione, quella nuova si chiama Peats Audio e supporta questa Air 4 Lite senza problemi. Dove sono le differenze tra le Air 4 e questa variante Lite? Beh, allora la prima differenza sta nella custodia, che in questa versione è totalmente in plastica lucida e che per forza di cose tenderà a trattenere maggiormente le impronte. I tratti caratteristici delle Soundpeats ci sono però tutti, nel senso che è sempre presente la banda grigia che corre intorno alla custodia e che in prossimità del LED multicolore assume una forma a goccia. Subito sotto troviamo poi il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth. La parte posteriore della custodia è invece sgombra di elementi tranne il logo del produttore nel consueto colore rame che copre la cerniera del coperchio. Per finire, nella parte inferiore abbiamo la porta USB-C per la ricarica che, anche qui come al solito, è circondata da un anello di plastica che previene dai graffi che si potrebbero generare dall'inserimento del cavo. Dove non si notano differenze è la qualità costruttiva, che rimane generalmente buona. Il coperchio e la cerniera infatti sono molto saldi e non ci sono spaziature, giochi o scricchiolii. I materiali invece, come vi dicevo prima, sono meno premium degli altri modelli, ma consentono di mantenere basso il peso che si attesta sui 39 grammi complessivi. Questo peso, accompagnato dalle dimensioni di 5,2 x 5,5 x 2,3 cm, ci permette di portarle senza alcun problema nella tasca dei pantaloni, visto che l'ingombro è accettabile. Come da tradizione Soundpeats, gli auricolari guardano verso l'esterno e questo ci obbliga purtroppo a fare una rotazione tra le dita per poterle indossare, mentre invece l'estrazione, come avete visto, è molto semplice per via dello spazio a disposizione. Basta infatti prenderli dalla capsula e tirare verso l'alto. L'auricolare ha la classica forma delle semi-in-ear che conosciamo ormai molto bene. È prevalentemente in plastica opaca, tranne l'interno della capsula che è invece in materiale lucido. La finitura opaca non trattiene le impronte e anche grazie allo scudetto color rame con il logo Soundpeats, che è anche l'area touch, conferisce un aspetto diciamo così più premium. Essendo semi-open non hanno ovviamente il gommino, ma la parte terminale è come sempre impreziosita, posso dirlo impreziosita, da una protezione con questo motivo particolare e che riprende il color rame che viene utilizzato per la variante nera. Dove Soundpeats ha diversificato questa versione Lite rispetto alle altre è il sensore di prossimità che questo modello non implementa, quindi se le rimuoviamo la traccia musicale continuerà a suonare. Ma dove invece non sono state apportate modifiche è il comparto dei microfoni che rimangono 3 per auricolare e sono posizionati in questo modo. Il primo è alloggiato all'interno della capsula dietro la protezione. Il secondo è posto nella parte alta laterale del bastoncino in prossimità di questo foro, mentre il terzo e ultimo è nella parte terminale del bastoncino esattamente in mezzo ai pin per la ricarica e all'interno di un'ansa che dovrebbe anche dare una certa protezione contro il vento. L'auricolare con i suoi 4,3 grammi si colloca nella media dei prodotti recensiti finora. Indossarli è davvero molto semplice, visto che la capsula si aggancia all'orecchio e rimane salda in posizione, anche se qualche micro movimento per trovare la giusta posizione è necessario soprattutto le prime volte. Il comfort è molto alto, il peso è ben distribuito e quasi, ripeto quasi, non si percepiscono nelle orecchie e le forme arrotondate aiutano a non accusare fatica. Inoltre dopo una mezz'ora di utilizzo rimangono in un range di temperatura intorno ai 34 gradi, cosa che ci consente di mantenerli in posizione a lungo senza patire di un eccessivo riscaldamento dell'orecchio.
Da segnalare che si avverte una leggera pressione verso il basso, cioè gli auricolari spingono in verticale in questo modo, ma come dicevo prima il comfort generale è molto buono. Inoltre il senso di occlusione è basso e l'area touch è calibrata molto bene e un tocco delicato è sufficiente per dare un comando desiderato. La nuova applicazione Piz Audio ve l'ho già descritta quando vi ho presentato le Clear, ma vediamo velocemente che cosa offre, visto che anche questo modello è supportato. Di fatto tutte le funzioni principali sono a portata di dito dalla schermata principale, che in alto mostra il livello di carica di entrambi gli auricolari, ma non della custodia. È poi possibile disabilitare completamente l'area touch, abilitare la modalità gioco a bassa latenza e infine abilitare il collegamento con un secondo dispositivo rendendole di fatto multipoint. Nella seconda pagina abbiamo accesso alle opzioni di equalizzazione. Qui Soundpiz ci mette a disposizione 9 equalizzazioni, ma abbiamo anche la possibilità di crearne di personalizzate. Per finire, l'applicazione può creare un'equalizzazione più personale grazie ad un test che misura la capacità del nostro orecchio. Al termine avremo un'impostazione che dovrebbe essere la migliore per noi. Per quanto riguarda i controlli invece prima una piccola nota. Quando li acquistate dovete necessariamente aggiornare il firmware all'ultima versione, cosa che l'applicazione vi segnala in automatico per poter poi modificare le impostazioni dei controlli touch. In pratica con i firmware più vecchi questa opzione non è abilitata, per cui mi raccomando aggiornate. Terminata l'operazione di aggiornamento possiamo vedere come Soundpiz ha impostato la configurazione di default. Con il tocco singolo alziamo il volume dall'auricolare destro mentre lo abbassiamo dal sinistro. Il doppio tocco è impostato con il comando di play e pausa, il triplo tocco sul sinistro attiva la modalità gioco, mentre sul destro l'assistente vocale. Infine il tocco prolungato che sul sinistro va alla traccia precedente, mentre sul destro a quella successiva. Per tutti i comandi e le azioni a disposizione sono sempre le stesse e non cambiano. Possiamo associare la gestione del volume, delle tracce e così via. Insomma, una configurazione un po' strana alla quale possiamo, o forse dovrei dire dobbiamo, porre rimedio modificandola per ottenerne una più efficace. A dispetto del suffisso Light, sono certificate, come dicevo, iRes Audio Wireless e implementano il codec LDAC. Ora, non ricordo quanti auricolari Light possono suonare brani ad alto bitrate e avere un costo abbordabile, ma andando a memoria non mi sembrano moltissimi. Ad ogni modo queste Air 4 Lite hanno a bordo un driver dinamico da 13 mm in biocellulosa, mentre le Air 4, giusto per darvi un termine di paragone, montano sempre un driver dinamico da 13 mm ma diverso per materiali utilizzati. E se volete sapere come suonano riguardatevi la recensione, ma comunque suonano meglio di prodotti più blasonati, anche perché le Air 4 sono certificate Snapdragon Sound e mettono a disposizione il codec aptX lossless, mentre questa versione Lite non ha questa caratteristica. Parlando più nello specifico del suono prodotto da queste Air 4 Lite, vi posso dire che prediligono medi e alti. Gli archi, il pianoforte e la voce sono riprodotti molto bene, sia come le chitarre acustica che elettrica, mentre i bassi sono un po' sottotono, così come in generale le percussioni che sembrano più distanti rispetto al resto. Il volume è buono, ma a mio parere per renderle più vive e appaganti è necessario mantenerlo leggermente più alto del solito. In definitiva un sound non male per caratteristiche e sempre in considerazione del prezzo di vendita, anche se chi ama i bassi probabilmente prenderà in considerazione altro o finirà per non amarle. Se le avete già acquistate e volete ascoltare un brano per capire meglio come suonano, io vi consiglio l'ascolto di un grande classico, The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e datemi anche suggerimenti su cosa ascoltare durante i miei test. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Queste Air 4 Lite, anche se hanno a disposizione 3 microfoni per auricolare, non hanno un ANC vero e proprio, ma solo, si fa per dire, una soppressione implementata tramite appositi algoritmi. Come possiamo ascoltare, in condizioni di traffico sostenuto la voce risulta comunque ascoltabile, anche se un po' affievolita dalla presenza dei rumori esterni. È un risultato questo che si colloca nella media per prodotti della stessa fascia bassa del mercato. Soundpiz dichiara una durata di circa 7 ore con una singola ricarica, ma con il codec SBC e il volume impostato al 60%.
Dai miei test eseguiti con il codec AAC per riprodurre uno scenario diciamo così più reale e il volume all'80% si ottiene una durata di circa 6 ore, 6 ore e mezza, ma la scarica non è lineare, scendono infatti del 10% in un intervallo che va dai 30 ai 45 minuti. Se poi utilizziamo il codec LDAC allora dobbiamo attenderci valori inferiori di circa il 20-25% che portano la durata totale di una carica a 4 ore e mezza, massimo 5. Quindi prestazioni non da urlo diciamo, ma che comunque considerato il costo sono ragionevoli. La batteria inclusa nella custodia garantisce ulteriori 3 ricariche, così da raggiungere le 20 ore contro il totale dichiarato di 30 ore, che però è un valore calcolato, ripeto, facendo uso del codec SBC che sappiamo essere il più attento ai consumi, ma anche il meno performante. Non sono dotate di ricarica wireless e non hanno nemmeno la ricarica rapida parziale e queste sono caratteristiche che distinguono le Air 4 Lite rispetto alle sorelle maggiori. In definitiva, qui sulla batteria è dove Soundpeats probabilmente ha voluto diversificare questo prodotto rispetto al resto della linea Air 4. Veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. A discapito del suffisso light nel nome, queste Air 4 sono una buona soluzione per chi non ama le in-ear con il gommino e di contro vuole delle prestazioni in linea con il prezzo pagato. Di listino infatti costano 58,99 €, ma spesso si trovano scontati a 10 € in meno o addirittura con un coupon da attivare. Soundpeats tra l'altro me ne ha lasciato uno per chi di voi fosse interessato all'acquisto e potete trovarlo in descrizione, quindi ricordate di inserirlo per avere un ulteriore 5%. Dicevo quindi che sono light, sono il nome perché sono certificate ARS Audio Wireless e sono anche multipoint. Con queste specifiche tecniche non fanno concorrenza alle Air 4 o alle Air 4 Pro, che hanno punti di forza differenti, ma hanno un senso di esistere, soprattutto in considerazione del costo finale. Ci sono anche dei punti da migliorare ovviamente, che vi lascio riassunti qui di lato, quali ad esempio la mancanza della ricarica rapida parziale o il fatto che la custodia lucida trattiene tanto le impronte. Ma sono scelte di marketing, lasciatemi dire, che non possiamo gestire, quanto piuttosto migliorie che possiamo soltanto suggerire a Soundpeats per le versioni future. E lo stesso discorso vale per l'applicazione che rispetto al passato è notevolmente migliorata, ma ha ancora un po' di problemini da limare, quali i colori non ad uso e consumo di ipovedenti, ad esempio, e le traduzioni non sempre ottimali. La batteria invece è il punto dolente di queste Air 4 Lite, dove si comprende meglio la caratteristica sulla quale Soundpeats ha, per così dire, puntato per differenziarsi con le sorelle maggiori. Se 6 ore e mezzo circa con il codec AAC ci possono stare, non si può dire altrettanto per le prestazioni con la soppressione del rumore attivata o con l'utilizzo del codec LDAC. In queste due situazioni dobbiamo mettere in conto di usarle saltuariamente o ricaricarle più del solito. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Come promesso nell'ultimo channel update, e se non lo avete ancora visto vi consiglio di farlo, come promesso dicevo ho introdotto alcuni cambiamenti quali i pro e i contro, la temperatura di esercizio degli auricolari e ho dato anche qualche sistemata alle grafiche. L'obiettivo è quello di far diventare questo canale un punto di riferimento sia per gli appassionati sia per gli utenti che devono scegliere i nuovi acquisti e vogliono farlo con una certa consapevolezza. Per questo motivo il vostro supporto è importante oltre che necessario, quindi l'invito è sempre lo stesso. Mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!